Allora, siamo a Pescegallo in Val Gerola e ci prepariamo a farci una bella passeggiata, non tanti metri di dislivello, però almeno 400-500 metri di dislivello per raggiungere questo posto incantato che è il lago Zancone, dove vedremo che cosa ci aspetta. Adesso partiamo per la salita. Il lago di Trone è un lago artificiale con una diga e lo scorso anno, quando sono stato qua la prima volta, era prosciugato, c'era quella grossa siccità ed era allucinante rispetto alle foto che avevo visto. Poco sopra, ma non dobbiamo scendere al lago di Trone, ma stiamo in alto, si arriva a questo laghetto che invece è tutto naturale. Voi eravate mai stati qua in Val Gerola? Che giù sotto, dove c'è stata dopo Gerola Alta, alla uscita del paese, quella svolta a sinistra sul ponticello, netta, lì c'è il settore alto dell'area blocchi del Gerola Sass, del raduno che avevano fatto qua 4-5 anni fa, che è una delle due aree, una rimane prima del paese in mezzo alle case e l'altra è lì nel bosco. Questa poi è la valle originaria del Bitto, cioè il vero Bitto valtellinese è proprio della Val Gerola. Che abbiamo fatto la prima rampetta e iniziamo a vedere la roccia che ci sarà. È una roccia, a me piace un sacco, anche se non ci ho scalato molto, a parte in quest'area, è a Gerola, però è molto molto particolare. Bene, proseguiamo. Adesso dobbiamo arrivare su praticamente il 95% della salita, finisce quando arriviamo su all'altezza di quel colle lì praticamente. E qua c'è la parte un po' più ripida adesso che va su e poi dopo praticamente rimane un grande drittone un po' falsopiano che arriva là e si inizia a vedere il laghetto dalla lontananza, è molto carino anche il pezzo finale, proprio come passeggiata. No, guarda, è proprio anche appunto come ambiente, per quello che è davvero una meraviglia. Qua a livello di vista è eccezionale col disgrazio davanti. E poi guarda sulla in cima, parte l'area blocchi giù là dove che abbiamo esplorato, guarda là sopra, sul pendio, andare su di là proprio, no, potenziale ce n'è tantissimo. E di qua, tutta una fonte che direttamente viene fuori da sottoterra. Ti penso che se c'hai sete qua, che non hai l'acqua, la puoi bere senza problemi.
Benissimo, e siamo arrivati in mezzo ai blocchi, che vedete sono tutti intorno a noi qua del lago Zancone, lago che rimane dietro come avete visto prima. Dal punto di vista ambientale è proprio un paradiso, siamo a 1900 metri di quota e appunto è un'area che non ho scoperto probabilmente io, meglio siamo stati probabilmente in tanti arrampicatori che l'hanno scoperta, tutti separatamente, nel senso che nel mio caso particolare la scoperta è avvenuta penso 4, 5, forse anche di più anni fa, avendo sempre amato, essendo nato io come boulderista esploratore, come boulderista che amava aprire nuove linee e scoprire nuovi luoghi, parte delle mie esplorazioni mi hanno portato poi a cercare anche luoghi diciamo un po' più remoti, proprio per ricongiungermi alla mia origine da amante della montagna e cercare appunto possibilità boulderistiche in ambienti in cui non è scontato arrivare, in cui comunque bisogna anche impegnarsi dal punto di vista del cammino, anche se qua siamo giusto un paio d'ore massimo dalla macchina, però per stare anche in mezzo alla natura in un modo di fare bouldering anche molto minimale, molto in contatto con la natura. E questo luogo, io non sono, qua siamo in Val Gerola appunto, non è un luogo che io ho frequentato molto, questa è la quarta volta che vengo, tanto per intenderci, e l'ho scoperto via Google Earth, Google Maps, praticamente con la visione satellitare, appunto volendo esplorare aree in quota, andavo a vedere, facevo degli zoom, cercando appunto, poi specialmente le aree in quota si prestano non essendoci alberi e vegetazione, e l'ho trovato e ho visto che poteva essere molto interessante, così come molte altre aree in realtà che ci sono qua sulle Orobie, nella parte alta della Val Gerola. E poi è rimasta lì questa scoperta di questa e di almeno altre 4-5 potenziali aree, se non che un giorno ero in Val Masino e ero al Bar Monica a parlare con il Simo Pedeferri e appunto sapendo che lui spesso girava da queste parti, anche quando ha contribuito al Gerola Sass, gli ho chiesto un po' informazioni e mi ha confermato che quest'area del lago Zancone anche lui l'aveva vista, aveva individuato una quarantina almeno di linee che ne valeva la pena, anche se non aveva provato nulla, e mentre le altre aree mi aveva detto che forse un pochino erano meno promettenti, e allora a quel punto al primo periodo disponibile, che è stato poi l'anno scorso, sono partito con un mio collega di Manga e siamo venuti qua. E effettivamente il luogo è incantevole, già di per sé anche solo venirci merita una visita, e la roccia che abbiamo trovato, specialmente in questo settore alto al di sopra del lago, è davvero davvero ottima. In questa nostra prima esplorazione abbiamo pulito tra le 20 e le 30 linee di tutte le difficoltà, e però il potenziale è sterminato. Davvero sia qua, poi anche sopra, magari sul pendio, poco più sopra, cioè si intravedono blocchi da tutte le parti e quindi siamo qui e spero che possa essere uno stimolo comunque per scoprire questo lato del boulder che è un po' in controtendenza con quello che si vede ora, dove grandi magari gruppi di persone con tantissimo materiale si ritrovano in quelle aree più accessibili e davvero a pochi minuti dalla macchina, perdendo di vista questo lato davvero non solo esplorativo ma anche di immersione nella natura che il boulder permette a 360 gradi. E quindi questo luogo davvero, che a poco da Milano ad esempio, di strada e giusto a poche centinaia di metri di dislivello di cammino, offre tantissimo per tutti, anche per chi vuole cimentarsi nella pulizia. Quindi ragazzi, godetevi questo meraviglioso posto. È chiaro che nel momento in cui si viene in un posto di questo tipo i comportamenti sono quelli di avere ancora di più il minimo impatto sull'ambiente, sulla roccia, anche soltanto con la magnesite. Vedere in un posto di questo tipo un blocco coperto di tracce di magnesite non è sicuramente un qualcosa di bello da vedere, anche se inevitabilmente poi dopo tracce di magnesite ne rimarranno se la gente inizia a scalare, ma cerchiamo di minimizzarle. Ovviamente non bisogna lasciare minimamente nessuna traccia, rifiuti e così via, né tantomeno fare interventi sulle basi che portino visibilmente ad una situazione, chiamiamola artificiale, che non siano spostare quel masso che si riesce a spostare a mano in una posizione che non è pericolosa senza che nessuno lo noti, ma magari fare delle costruzioni che rendono davvero visibile l'impatto umano in un posto come questo, che davvero nonostante ci passi un sentiero, nonostante ci passino magari centinaia di persone alla settimana nel weekend, comunque non è perturbato o rovinato dal punto di vista naturale. Tutto ciò che è limitare l'impatto è fondamentale.
e per fortuna diciamo che anche soltanto la necessità di dover fare un paio d'ore di cammino per arrivare qua e quindi di dover ridurre al minimo il materiale, per certi versi poi dopo porta ad essere minimalisti come approccio fin dall'inizio, anche solo per la voglia di venire qua, e quindi cerchiamo di esserlo poi dopo anche nell'impatto che abbiamo su questo luogo. Perché dell'esplorazione nel boulder, ma nell'arrampicata in generale, vabbè, è inutile dirlo che poi in un'ottica alpinistica l'esplorazione è quello che ha portato a scoprire terreni di gioco sempre nuovi. Io penso che nel boulder, ancora di più della falesia, che è forse tra tutte la disciplina più sportiva a mio parere dell'arrampicata, il boulder offre davvero questo lato così minimale, così proprio di avere un pezzo di roccia incontaminata, perché non abbiamo necessità chiaramente di chiodare, non abbiamo necessità di fare interventi particolari, poterlo fare cercando questi pezzi di roccia al cospetto di montagne, in ambienti naturali, lontano dalle macchine, boh, per me è un qualcosa che è sempre venuto naturale, proprio per quello che ritengo essere lo spirito del boulder, che se davvero, se ci pensiamo, un sassettino di pochi metri in fianco alla macchina, per quanto magari dal punto di vista diciamo sportivo arrampicatorio potrà essere un capolavoro, però diciamo anche un masso meno bello, però vissuto e sentito dopo all'interno di un ambiente di questo tipo, anche con tutta quella che è la fase di avvicinamento per arrivarci, dà un qualcosa in più, dà quello spirito in più e porta il boulder a non essere uno sport, porta il boulder davvero ad essere un qualcosa che ci porta a questo contatto profondo che si manifesta anche in questa completa libertà nell'essere qui e nell'essere nel modo in cui scaliamo sulla roccia, dove non abbiamo nessun vincolo se non quelli che la roccia stessa, la natura ci impone, come linea, come prese e così via, ma non abbiamo nessun vincolo di linee chiodate o visione altrui a perturbarci dal dare libero sfogo alla nostra creatività e quindi alla nostra libertà in tutti i sensi. Quindi per me è sempre stato del tutto naturale vivere il boulder appieno in questo modo, esplorando e specialmente in luoghi incontaminati. Le linee che abbiamo aperto finora sono appunto una trentina, per quanto non siamo stati lì a dare valutazioni, proprio perché anche non è molto nel mio interesse darle, però giustamente per dare delle indicazioni ne abbiamo aperte dal terzo grado al per ora, proprio perché siamo sempre stati interessati più che altro a aprire linee nuove, non oltre il 7B come difficoltà. Ci sono linee come alcune che si vedono dietro che sono degli hikeball notevoli, cioè alcuni anche sicuramente superiori agli 8-10 metri in alcuni casi, che necessiterebbero poi dopo di tentativi con la corda dall'alto, ovviamente senza chiodare nulla, ma trovando anche degli escamotage tra protezioni rimovibili che si possono mettere o facendo scavalare la corda dall'altra parte del masso, che è possibile perché sono tutti massi abbastanza squadrati come forme, di fare qualche tentativo e anche minima pulizia, perché qua la roccia è già quasi completamente pulita, se non nei classici licheni verdi, che poi è difficile anche tirare via, tipici dell'alta montagna. E diciamo, a parte questa trentina di linee, 20-30 linee, adesso non ricordo esattamente, però il potenziale è davvero molto molto vasto per tutte le difficoltà, senza dall'ingaggio appunto su questi hikeball a blocchi davvero anche molto bassi, anche qualcuno che sta muovendo i primi passi e ama camminare, vuole conciliare le due cose, qua ha tantissime possibilità anche davvero davvero minimali come altezza e questo io non so se siamo stati noi lo scorso anno i primi ad arrampicare qua allo Zancone. Come dicevo appunto, scoperto, oltre alla mia scoperta da Google Earth, c'è passato Simone Pedeferri, c'è passato anche un altro nostro amico della Valmasino che si chiama Tano, che mi aveva detto che aveva già notato il potenziale di quest'area. Mi sembra di aver letto anche in un portale, forse di escursionismo, anche quando la prima volta avevo cercato anche soltanto banalmente informazioni sul sentiero per arrivare, appunto che si menzionavano le possibilità arrampicatorie dalle vie lunghe, forse da alcune vie spittate anche, e c'era menzionato anche i bellissimi massi nei dintorni dello Zancone, quindi qualcuno, sicuramente qualche arrampicatore qua, non soltanto io, Simone e il Tano, hanno già notato il potenziale di questi massi. Non so dire se siamo stati noi lo scorso anno i primi a metterci effettivamente le mani in modo diciamo un po' sistematico o se ci siano stati altri. Sicuramente non c'è materiale e per certi versi non è nelle mie intenzioni anche fare per ora delle relazioni e così via, anche perché è il bello anche di questa tipologia di approccio al boulder, venire, esplorare, magari resta traccia appunto nei video che vengono fatti di alcune linee di dove si sale, ma lasciare sempre libero sfogo alla creatività delle persone. Altro materiale non ce n'è in rete,
e quindi è tutto per certi versi una scoperta per chiunque. Poi chiaramente per chi, qua siamo appunto in un ambiente diciamo escursionistico di montagna medio-alta, siamo a 1900 metri, quindi ancora media montagna, però già siamo come vedete in una pietraia, l'accesso è molto semplice, appunto sono 500 metri di dislivello su comodo sentiero, faticoso magari in alcuni tratti perché va su molto rapido e ripido in alcuni punti, però non ci sono difficoltà particolari per raggiungere. Ovviamente chi non ha mai camminato in montagna ovviamente porti attenzione all'essere qua, al chiaramente vestirsi anche adeguatamente, avere dietro in caso di maltempo, ovviamente qua la temperatura cala, avere qualcosa per coprirsi, così come poi dopo prestare attenzione anche in fase di arrampicata, proprio perché è chiaro che si viene, non si può portare, a meno che siate degli Sherpa, più di un crash pad a testa. Quindi se si è in 4-5 abbiamo un numero consistente di pad comunque, se si è da soli, in coppia o così via, comunque è chiaro che bisogna per certi versi prestare attenzione a quello che si prova, perché le basi, poi il terreno è piano, qua sotto a volte c'è sotto l'erba, a volte ci sono sotto delle piattaforme di sassi, a volte no, a volte siamo in una pietraia, quindi bisogna sapersi proteggere molto bene o saper cadere, saper gestire il proprio corpo anche in una caduta su terreno sconnesso, magari con una protezione dei crash pad che non è del tutto ottimale. Quindi chiaramente farsi male in un posto come questo, fosse anche banalmente una distorsione alla caviglia, probabilmente richiede l'intervento del soccorso che ti porta giù, perché chiaramente scendere con una caviglia dove non si cammina è praticamente improponibile, o comunque ci vogliono ore. Sappiatelo, è chiaro che ci vuole responsabilità anche in questa tipologia di approccio nel momento in cui si è nell'ambiente, ma fa parte di quella che dovrebbe essere l'educazione alla montagna, e il boulder è una disciplina arrampicatoria, anche se lo facciamo in luoghi che non sono montani, però è giusto che ci sia anche questa, chiamiamola, competenza o conoscenza di base da chi decide di venire in un ambiente come questo. Appunto, per quanto riguarda la roccia, questo dovrebbe essere, perché è una roccia molto particolare, Verrucano Lombardo, nel senso che questa roccia è delle aree della Val Gerola, che però appunto anche salendo sul sentiero abbiamo visto si mescolava un po', sembrava che ci fosse in giro del serpentino. Ovviamente, amici geologi, se dico qualche vaccata correggetemi, però qua sembrerebbe appunto verrucano perché è rossiccio, è costituito da questa sorta, il verrucano è una tipologia di conglomerato, quindi questi sassolini attaccati insieme alla roccia più compatta e così via, molto 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 compatto, fa ogni tanto dei buchi, ogni tanto questi bugnottini che vengono fuori, tante tacche, tanti piatti, però è davvero davvero compatto, anche perché probabilmente qui comunque il fatto che ci fossero nevai, neve e così via, l'acqua che vediamo al di sotto ha contribuito a levigare e a rendere molto compatta la roccia. La roccia all'inizio dello zancone, per chi verrà vedrà che c'è un grossissimo masso strapiombante, altri massi proprio all'inizio del lago. Lì è sempre verrucano, un pochino di qualità un po' più minore rispetto a questa, nel senso che è un po' più delicato, è un po' più sporco e friabile, anche se tutta quell'area che abbiamo soltanto guardato ma senza arrampicare, comunque qualche linea carina permette di svilupparla. Qua in quest'area sopra il lago invece diciamo che buona parte della roccia è di altissima qualità, molto compatta e vale davvero la pena aprirci delle linee. Andiamo a scalare qualche blocco nuovo, ovviamente non stiamo qua a ripetere quelli già aperti, ma ovviamente con il potenziale che c'è ci ingaggiamo su qualcosa di nuovo, vediamo cosa salterà fuori.